Ciao da MF! Nello scorso video abbiamo ammirato i colori e le forme delle moschee di Shiraz, gustato i suoi sapori e ci siamo persi tra le sue vie, tra labirintici bazar, caravanserragli e castelli. Oggi saltiamo sul nostro bus e proseguiamo il viaggio alla scoperta dell'impero persiano. No, ma adesso un po' di milione. 60 km a nord-est di Shiraz si trova Persepoli, l'antica capitale religiosa e cerimoniale dell'impero Achemenide, anche noto come primo impero persiano. Collina dentro a Persepoli. Persepoli è uno dei luoghi che fin da bambino ho sempre voluto visitare. Una città leggendaria, vecchia di 2500 anni, che richiama le straordinarie avventure di Ciro e Dario, di Leonide e Serse e di Alessandro Magno, che dopo averne lodato la bellezza la bruciò mettendo fine al più grande impero che fosse esistito fino a quel momento. Dai Balcani a ovest fino alla valle dell'Indo a est, il re dei re persiano governava su 5 milioni e mezzo di chilometri quadrati e genti di innumerevoli origini e fedi religiose. Il metodo di governo, una burocrazia centralizzata con satrapi in ogni provincia, ebbe grande successo. This is Sparta! E fu il modello per molti imperi successivi, come ad esempio quello romano. A pochi chilometri da Pasargade, incastronate su una parete di roccia affacciata sul mare di sabbia dell'altopiano iranico, sorgono le tombe dei re Achemenidi. È però poco lontano da qui, presso la capitale politica dell'impero persiano, Pasargade, che riposa il più famoso fra tutti i re persiani, il re dei re che conquistò Babilonia con la sua abilità politica, senza combattere, colui che è considerato uno dei più illuminati sovrani della storia, Ciro il Grande. Quando nel 539 a.C. Ciro il Grande, primo re dell'antica Persia, grazie alla sua fama ed al suo acume politico conquistò Babilonia, egli segnò veramente un passo avanti importante per la civiltà umana. Ciro infatti liberò tutti gli schiavi, dichiarò che ognuno aveva il diritto di scegliere liberamente la propria religione e stabilì l'uguaglianza tra tutte le etnie e tutte le razze. Questi ed altri decreti furono incisi su un cilindro d'argilla cotta che è tutt'oggi il fondamento storico della moderna Carta dei diritti umani delle Nazioni Unite. Costume e religioni delle nazioni del mio impero e che non permetterò a nessuno dei miei governatori di disprezzare o insultare gli abitanti delle mie nazioni. Con la presente si abolisce la schiavitù. I miei governatori hanno l'ordine di proibire la compravendita di uomini e donne come schiavi nei territori che governano. Questa usanza deve essere eliminata in tutto il mondo. Se qualcuno opprime qualcun altro, penalizzerò l'oppressore, privandolo dei suoi diritti. Oggi dichiaro la libertà religiosa. Tutti sono liberi di praticare qualsiasi religione, vivere secondo i dettami di qualsiasi credo e accedere a qualsiasi tipo di impiego, a condizione che mai siano violati i diritti degli altri. Nel prossimo video, sulle tracce di Marco Polo, viaggiamo tra due deserti fino alla città delle Torri del Vento.